Bisogna coniugare la tradizione all'innovazione e metterci anche qualcosa di personale. Quindi il carro di Francesca è un carro che guarda al passato, rispetta il passato, ma dichiara di essere se stesso. Sono Francesca Cascione, sono un'artista materana, lavoro nei Sassi, ho uno studio d'arte nei Sassi nel quale produco vari manufatti, varie opere in ceramica, cartapesta, dipingo e realizzo anche affreschi. Questa varietà nasce dalla mia infinita curiosità. Sin da quando ero piccola mi sono sempre dedicata all'arte, ho sempre avuto una fervida immaginazione, una grande fantasia, e tutto questo mi ha portata negli anni a seguire un corso di studi appunto di arte. La mia passione per la cartapesta nasce dalla tradizione materana che abbiamo di costruire un grande carro in onore della nostra santa patrona, un carro trionfale che si costruisce da centinaia di anni e quindi lega la nostra città alla tradizione della cartapesta. La cartapesta prevede la costruzione prima di un modello in argilla e quindi lì posso divertirmi nel creare, nel modellare l'argilla, dopodiché vado a realizzare uno stampo il quale poi viene riempito di carta e colla a strati, dopodiché viene gessato, carteggiato e infine dipinto, e anche questa è una fase che io amo particolarmente, in quanto il colore per me è vita. Amo particolarmente rendere vive le statue e dare loro espressione affinché riescano a trasmettere un'emozione che sia di gioia, di disperazione, di qualsiasi tipo di emozione. Questo carro è praticamente un grande manufatto ricco di statue in cartapesta. Negli ultimi decenni ha un tema religioso, tanto che viene definito una catechesi in movimento, perché oltre ad essere un bel manufatto deve comunicare un messaggio evangelico che anno per anno viene dato, ed ha uno scheletro appunto massiccio di legno sul quale anno per anno, in base al bozzetto, viene realizzata una sovrastruttura in legno più leggero che poi viene rivestita di carta e adornata in opere, fregi e statue in cartapesta. Il 2 luglio si conclude con un assalto che chi non è materano può vederlo come una distruzione, ma in realtà è una condivisione. A me piace pensarla così: è una condivisione di un manufatto benedetto, e quindi questa benedizione arriva in tante case. Vi invito a visitare la nostra città e a vedere la nostra festa, assistere al nostro Capodanno il 2 luglio. È una festa molto sentita da noi materani e potrete vedere sfilare il mio carro quest'anno. Vi invito e vi saluto.